Una questione importante che quando si parla di impresa sociale a volte viene scordato è per esempio la questione del microcredito. Il microcredito è un prodotto finanziario evidentemente, pensato anche da qualcuno che viene dal terzo mondo soprattutto e che sta dando dei frutti enormi, perché non è solo caritativa, moralistica, diamo un po' dei soldi a qualcuno, ma è egoistico come principio ed è per questo che funziona, perché fa del bene a chi lo riceve e porta qualcosa a chi lo dà, che anche questo non è qualcosa di peccaminoso, perché questo ce lo insegnavano già nei secoli passati i grandi dottori della Chiesa, i grandi pensatori della Chiesa cattolica, cioè il dare per avere rimunerato nel modo giusto è progresso, è quello che ti fa crescere. Per cui il microcredito è un'opportunità enorme per chi lo riceve, perché basta pochissimo per far decollare dell'attività, ma comunque compensa equamente chi ha questa generosità di metterlo a disposizione. È una formula moderna dei vecchi banchi Monti di Pietà. I Monti di Pietà nascevano quando i capitalisti di allora avevano troppo denaro e comunque un po' di bene si sentivano in dovere di doverlo farlo, per cui cosa facevano? Davano a questi monti il loro capitale. Il patto era che loro non esigessero un interesse, ma il capitale sì, quando ritenevano di doverlo riprendere, e con questi soldi evidentemente i monti potevano prestare a tassi ridotti, non dovendo pagare un interesse a chi gli aveva dato il capitale, e da lì è nata veramente tutta quella rete sociale del nord Italia, dell'Italia centrale, fin sulle Fiandre del XIV-XV secolo, che poi è stato il vero boom dello sviluppo economico, per cui ancora una volta non si inventa, nulla si crea, nulla si distrugge su questa terra. Oggi li chiamiamo imprese sociali, li chiamiamo microfinanza, magari anche in termini in inglese, ma andando a vedere bene sono dei meccanismi che hanno già avuto successo e hanno sviluppato l'umanità nei secoli scorsi, che varrebbe davvero la pena far riconoscere e rimpostare evidentemente in forma moderna.